Grandi innamorati scappano su questo scoglio e da quel giorno non si sono più trovati. Ragazzi, benvenuti! Questo è Lo Scoglio di Peppino! E oggi vi presento Peppino, o meglio, lo Scoglio di Peppino, noto anche come la spiaggia delle Ginestre o Punta di Santa Giusta. Fa parte dei 10 km ininterrotti di sabbia dorata e mare turchese che caratterizza questo tratto del sud-est Sardegna, tra Costarrei, Muravera e Castiadas. La sabbia di questa spiaggia è bianca, ha grani grossi e alle spalle dell'arenile si raccoglie in morbide dune, sulla cui sommità spuntano ginepri e gigli di mare. Resterai estasiato nell'ammirare i riflessi blu, celesti e verde smeraldo del mare cristallino, il cui fondale è basso sabbioso, ideale per i bambini. Forse vi domanderete anche perché si chiama Scoglio di Peppino, no? Solitamente raccontiamo le leggende che caratterizzano il luogo, ma questa volta meglio evitare, assolutamente. No, io ve lo voglio raccontare, una bellissima storia d'amore. Si parla di un certo Peppino che veniva sempre qua a pescare e portava la sua figlia, una bellissima bruna di nome Letizia, no, non lo so se bruna comunque. Fatto sta che un giorno il papà ha un incidente mentre pesca e viene salvato da un ragazzo. I due si innamorano follemente, il padre non vuole che loro stiano insieme, quindi grandi innamorati scappano su questo scoglio e da quel giorno non si sono più trovati. E questo viene anche chiamato lo Scoglio degli innamorati. Grazie Letizia, grazie Peppino. Per la precisione, questa è la rivisitata Valentina, ma non è proprio così. Se volete andate a leggervela su internet perché non è così, poi ne riparleremo. Anzi, commentate, pensate e dite la vostra. Sono tanti i servizi presenti in spiaggia, non di meno rispetto a quelli che troviamo nelle vicine Punta Molentis e Porto Giunco. Ampio parcheggio, Anche per i camper, accesso ai diversamente abili, punti di ristoro, noleggio sdraio, ombrelloni. Unica pecca? Impossibilità di poter pagare il parcheggio con carta o con un'app. Camminando dal parcheggio alla spiaggia, non puoi non fermarti ad ammirare la statua del Cristo benedicente di Santa Giusta. Un'altra storia triste che racconta di un signore del Cagliaritano che in memoria del figlio scomparso in giovane età gli dedicò per l'appunto questa statua. Ma torniamo a Peppino. L'elemento più caratteristico di questo luogo, forse ve ne siete già accorti da soli, è lo scoglio. Un monumento naturale costituito da un ammasso di granito chiaro levigato da onda e vento, lungo 99 metri e largo 25. Mirko ha da dirci qualcosa. Che la mamma degli birichini è sempre incinta. Dopo si raccoglie. Oh, guarda! C'è Mirko. Ciao Mirko. Ciao. Guarda, sei sotto un ginepro. Oh, Vuoi sì. dirci qualcosa sul ginepro? Io vorrei far vedere le dimensioni di questo ginepro. Si sviluppa molto lentamente rispetto ad altre piante, quindi avere un diametro del genere significa che è ultracentenario se non millenario. Questo non si può dire così su due piedi, però cosa si fa dalle bacche del ginepro? Il gin, pensavi che non lo sapessi, eh? Sto cavolo, questa non la metti. Flashback. Vediamo se lo sapete. Si fa un alcolico, un distillato, L'acquavite. il gin. Davvero? Davvero? Sì, esatto. Ok, adesso registriamo quella giusta.
Il gin, pensavi che non lo sapessi, eh? End of flashback. Che stronzo, veramente. La cosa importante di questa pianta da sapere è che è protetta, non si può più tagliare. In passato veniva raccolta per fare tutti i soffitti, decorazioni, dei caminetti soprattutto. Adesso assolutamente no. Quindi bisogna guardarla, ma non toccarla. Ma tutelarla. Esatto. Una curiosità è che questa specie in particolare viene definita coccolone. Infatti se la tocchi la puoi coccolare molto facilmente. Proprio perché è spina. È appuntitissima. Cresce sempre verso il basso o per ragioni climatiche e quant'altro è andata verso il basso? Ottima domanda, però se hai visto gli altri video dove parlo del vento, qui soffia un vento che è più importante e in questo caso abbiamo il levante. Quindi segue la direzione del vento. Generalmente il ginepro si intreccia, se andiamo a vedere anche gli altri sono tutti contorti perché lui si diverte a girarsi se stesso. Però se ci sono delle condizioni buone lui cresce in verticale, però generalmente è sempre coricato. Ragazzi, questo era lo scoglio di Peppino. Noi siamo Genti a Rubbia, io sono Nicola. Io sono Vale. E io sono Mirko. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Per non perdervi i video futuri. Ricordatevi di seguirci su Instagram, Facebook, YouTube, soprattutto YouTube, e TikTok dove mettiamo i video di delfini curiosi. e se non volete perdervi un'occasione per fare una bellissima escursione super guidata perché è guidata, Super guidata. con due grandissimi conducenti, scriveteci qui sotto e contattate il nostro Mirko. mail in descrizione. Dallo scoglio di Peppino è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, benvenuti! Se non ci dici... mi aspettavo che continuaste.